Tagliatelle con baccelli, pecorino e bardiccio, un piatto super toscano che ha il sapore del mio paese, Pontassieve. Ma cos'è il bardiccio? Ce lo spiega Alessandro Sarti, autore del libro Il Bardiccio, non fatevi infinocchiare. Me lo sono chiesto anch'io, spesso e volentieri, che cos'è il bardiccio, e proprio per questa curiosità, avendolo sempre visto appeso nei ripostigli o nelle rimesse, diciamo nelle cantine dei miei nonni, ho detto voglio scoprire davvero che cos'è il bardiccio. Non è mai mancato in casa mia perché il bardiccio era sinonimo di denuncia dei redditi, sì, un piatto poverissimo. La mia famiglia era una famiglia semplice e contadina e il bardiccio, vi posso garantire, non era mai mancato. E allora, girando fra le macellerie della Val di Sieve, laddove il bardiccio viene davvero realizzato fra Rufina di Comano, San Godenzo, Londa e Pontassieve, mi sono incuriosito e sono andato nelle macellerie, dietro le macellerie, per vedere quel segreto di questo insaccato straordinario del quinto quarto del maiale, cioè di quello che non si butta via. Del maiale non si butta via niente. Il finocchietto serve per aiutare a dare un aroma particolare, ma soprattutto perché il quinto quarto del maiale, le parti più sanguinolente, il fegato, il cuore, i polmoni e i grassi rimasti su quel tavolo durante la lavorazione, alla fine della lavorazione del maiale, veniva aromatizzato al finocchio per nascondere quegli odori che, ahimè, a quei tempi le celle frigorifere non c'erano ed erano un po' sgradevoli, quindi serve a nascondere ma anche ad aiutare diciamo così, il potere digestivo, perché il bardiccio è maschio, è molto forte. Andiamo a vedere la ricetta e se vuoi scoprire cosa vuol dire farsi infinocchiare, segui il video fino alla fine. Noi intanto andiamo con gli ingredienti. 800 g di baccelli di fave, 150 g di pecorino toscano semistagionato, un bardiccio, e se non hai il bardiccio puoi usare una comune salsiccia e dei semi di finocchio come questi, tagliatelle all'uovo, 2 spicchi d'aglio e mezzo bicchiere di vino. Come prima operazione devo sgranare i baccelli, cioè estrarre le fave che si trovano al loro interno. Si fa direttamente con le mani. È un'operazione un po' lunga e noiosa, ma in cucina non tutto è super divertente. Ecco, qui finalmente ho finito. Da 800 g di baccelli ho ricavato circa 200 g di fave. Metto un po' di olio in padella e lo faccio riscaldare. Nel mentre incido il bardiccio per levare la pelle. Lo spello e poi con il coltello cerco di tagliarlo a pezzettini. Cosa non facilissima perché quando il bardiccio è fresco impasta un po' il coltello. Metto i pezzi nella padella dove l'olio intanto si è scaldato e cerco di spezzettarli un po' con le mani. A questo punto dobbiamo lasciare che il bardiccio si cuocia e soprattutto che spurghi un po' di grasso via via che cuoce. E se ti interessa sapere di più sul bardiccio, sulla sua storia, sulle ricette che è possibile fare, puoi trovare in descrizione il link per acquistare il libro di Alessandro Sarti, Il Bardiccio, non fatevi infinocchiare, te lo consiglio. Adesso il bardiccio è quasi pronto. Schiaccio con la forchetta i pezzetti per sminuzzarli ulteriormente e dopo lo levo dalla padella con un cucchiaio e lo tengo da parte. Poi metto in padella i 2 spicchi d'aglio spezzettati. Se si è usato una salsiccia invece del bardiccio, aggiungere anche un cucchiaio di semi di finocchio. Quando l'aglio si è imbiondito, sfumo con il mezzo bicchiere di vino bianco. Aspetto che la parte alcolica del vino sia evaporata e poi aggiungo le fave. Regolo il sale e poi lascio cuocere a fuoco abbastanza vivace per circa 5 minuti. Se ti piace questo video e ti interessa vedere altre ricette spiegate bene come questa, ti invito ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Le fave sono quasi pronte. Nel frattempo levo la crosta al pecorino e poi lo taglio a cubetti abbastanza grossolani, perché tanto poi dovrò ricavarne una crema. Quando le fave sono cotte, le trasferisco nel bicchiere del tritatutto. Aggiungo un mestolo di acqua calda e aziono il tritatutto. Poi metto nel bicchiere anche i pezzetti di pecorino. Aggiungo un altro mestolo di acqua e frullo tutto ben bene. La crema di pecorino e fave è pronta. Deve avere questa consistenza, pastosa ma leggermente lenta. È il momento di buttare in acqua le tagliatelle. Io adesso preparo soltanto 2 porzioni, per cui la metà del condimento lo terrò da parte, si può anche congelare. Quando le tagliatelle sono cotte, levo la pentola dal fuoco senza scolare. Riprendo la padella che non avevo pulito e la metto sul fornello.
Ci metto dentro un paio di mestoli di crema di pecorino e fave e con le pinze trasferisco le tagliatelle. All'occorrenza aggiungo qualche mestolo di acqua di cottura se il sugo è troppo legato. Aggiungo anche il bardiccio, tenendone però un po' da parte. Ed ecco qua, le nostre tagliatelle sono pronte per essere messe nel piatto. Cercando di imitare gli chef, metto il tutto nel piatto. Ecco sì, poteva venire meglio, ma non è malaccio. Ok. E aggiungo sopra i pezzi del bardiccio che avevo messo da parte. Ed ecco pronto il piatto super pontassievese. Tagliatelle con bardiccio, pecorino e baccelli. E cosa vuol dire non fatevi infinocchiare? Beh, insomma, il finocchietto selvatico, come vi ho svelato, è l'essenza che viene inserito in questo insaccato, di dimensioni abbastanza lunghe. Vuol dire nascondere, vuol dire in qualche modo, quando andavano dal contadino a comprare del vino, lui ti faceva assaggiare furbescamente prima un po' di finocchiona, che si fa a Firenze, la sbriciolona, quella davvero aromatizzata al finocchio. Che cosa succedeva? In qualche modo ti impastava le papille gustative e, ahimè, quello che assaggiavi era del genuino vino, ma per dire che era buono ce ne voleva. E quindi si era lasciato infinocchiare. Grazie ad Alessandro, grazie a voi che ci avete seguiti fin qui e noi ci vediamo alla prossima ricetta.